In questo canale ho parlato un bel po' di Susumu Sakuma, ma specialmente attorno al preamplificatore fono, alla RIA, che vi ho descritto in più puntate anche in un certo dettaglio. E mi sono accorto di non aver ancora mai parlato dei finali, perché stavo ancora mettendo a punto le ultime fasi del loro restauro. Ma ormai sono mesi che il restauro è terminato, che si possono anche dire rodati in tutte le loro modifiche, e perciò mi sembra decisamente l'ora di parlarvi di quelli. Il bello di questo universo Sakuma non è solamente ascoltare gli apparecchi in quanto tali, eccetera, ma è, come sapete, fare questa ricerca filosofico-storica alla scoperta dei pensieri del maestro, alla scoperta di un modo di intendere la riproduzione musicale estremamente sfaccettato ed estremamente riflessivo, che va a mettere in discussione anche come è spesso registrato il materiale e quale tipo di sovrastruttura, se mi passate il termine, bisogna attrezzare a valle per ottenere quello che dal registrato riporta all'esperienza dal vivo. Tante volte una mera analisi strumentale del registrato non porta quel segnale che ci permetterebbe di sederci e dire caspita sembra dal vivo. No, ci permetterebbe di sederci e dire caspita sembra registrato, bene o male. Quello che faceva Sakuma, lo sappiamo ormai bene, era invece costruire degli apparecchi che, sapendo perfettamente come suona un vinile, quali sono i limiti delle registrazioni e via dicendo, riuscisse a fare il 110% di mettere quella struttura armonica nel suono, quella ricchezza dei timbri e delle armoniche che ti dicesse, oh, questo è più simile alla musica dal vivo. Un argomento molto delicato, perché entriamo in un periglioso discorso di manipolazione del segnale originale quasi, anche se non è proprio così. Non trattasi di vera e propria manipolazione, quanto semmai mette in discussione la maniera semplicistica di estrarre il segnale da parte di tutti gli altri. Questo percorso ci porta inevitabilmente ad aver bisogno di strumenti di studio, quali libri, documentazione online, riviste dell'epoca giapponesi. E mi viene in questo momento da ringraziare un mio ascoltatore, un amico dalla Polonia, Marcin, sperando di aver azzeccato la pronuncia del suo nome, che ha notato appunto la mia passione per Sakuma e mi ha scritto dicendomi di avere trovato una copia di un libro come quella che già possedevo, ma con un particolare molto interessante, che è l'autografo di Susumu Sakuma. E si è offerto di spedirmelo e ho ovviamente apprezzato moltissimo questo gesto. Questa è una di quelle piccole cose per cui ringrazio il canale YouTube, per cui ringrazio voi che mi ascoltate, perché è evidente che anche in questi piccoli dettagli nascono cose belle e sono molto contento. Quindi sono arricchito di un ricordo del maestro in più e però per capire di che cosa stiamo parlando, per presentarvi finalmente questi finali, non si poteva prescindere, anche per valutare il restauro che ci fosse eventualmente da compiere, non si può prescindere dal materiale d'epoca che parla degli schemi del maestro. Nella fattispecie dei finali di potenza di cui stiamo parlando, ciò che ci serve è il numero di febbraio 1999 della rivista MJ Audio Technology. Assomiglia alla nostrana Costruire Hi-Fi, che credo che conosciamo un po' tutti. È molto 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 tecnica e su questa rivista scrivevano tanti progettisti eccetera in gamba, tra i quali anche Sakuma ci scriveva molto spesso. Come mi è già capitato di spiegare in passato, gli apparecchi che Susumu Sakuma costruiva erano tutti quanti pezzi unici, nessuno idealmente in vendita, erano tutti pensati per essere esposti nel proprio ristorante, il Concord a Tateyama, e erano dei case study, ognuno di loro era un case study per analizzare se non addirittura un disco in particolare, un modo di riproporre la musica messo a confronto con qualche altro esperimento del passato. Quindi tutti pezzi unici, tutti pezzi nati per uno scopo. Del prefono abbiamo già parlato, dei finali, che sono questi qui, e li avete appena visti accendersi. Questi finali nascevano in coppia.
Qualcuno di voi si sarà domandato, ma se il maestro ascoltava esclusivamente in mono, com'è che in questo caso abbiamo una coppia stereo? Ebbene, in realtà questi due non nascevano come una coppia stereo, erano due amplificatori diversi, leggermente diversi, nati per biamplificare una singola cassa Altec A5, quindi mono. Biamplificare, ovvero metterne uno sulla via alta e uno sulla via bassa. In che cosa differivano? Se uno prende tutta la narrazione del maestro che corredava l'articolo e la traduce come ho potuto fare alla belle meglio con Google Translate, che oggi funziona abbastanza bene per avere una vaga idea del concetto, scopre che all'inizio questi finali nascevano entrambi, come lo sono ora, con la driver 300B. Quando poi il maestro ha cominciato ad ascoltare con questi finali sulla Altec, ha criticato la presenza e la possanza della gamma bassa. C'è un aneddoto interessante che parla della sua figlioletta, se ho ben capito, che è scesa ad un certo punto dalle scale, ha ascoltato l'impianto mentre suonavano questi finali e ha detto papà, papà, ma questo non è il tuo suono. E allora, così racconta Sakuma, lui si è fermato e ha detto effettivamente questo non è il mio suono, in quel periodo era anche malato di un'influenza o qualcosa del genere, e allora ha detto devo interrompere, devo mettermi in pausa e riflettere. La sua riflessione lo ha portato a dedurre che la valvola 300B in posizione driver sull'amplificatore dedicato alla via bassa non desse quel guadagno e quella cattiveria al finale necessaria a impugnare il woofer della Altec da 15 pollici. Perciò ha deciso di sostituire la all'epoca VV300B di Alesa Vaik con una SV 572-10, una valvola molto più particolare con un guadagno più alto, ma a parte questo estremamente simile ad una 300B. In effetti queste due valvole si intercambiano semplicemente correggendo la resistenza che porta la corrente ai loro filamenti. Il resto rimane totalmente inalterato, quindi anche il passaggio avanti e indietro nel restauro è una passeggiata. Insomma, il maestro confeziona questi due finali con questa lieve differenza, lieve ma non lieve dal punto di vista sonoro e pratico. A quell'epoca gli importa non solo musica di Eugenio Lazzari. Quando riceve questi finali posso presumere, anche se non c'è certezza di nulla che sia successo a questi apparecchi, posso presumere che il nuovo proprietario, fortunato proprietario italiano, preferisse qualcosa di più versatile, di una coppia di finali spaiati, che potevano solo andare bene per biamplificare una cassa. Si saranno detti tutti, ma perché tenerli spaiati quando possiamo avere due bei finali mono in una configurazione stereofonica tradizionale? Così li usiamo in tutti gli impianti. Perciò hanno preso la SV572 e l'hanno tirata via rimettendo come alle origini delle origini del progetto una 300B, in modo che ora i due finali sono identici. Io ho aperto questi finali, ho trovato qualche elemento che non mi piaceva, qualche aggiunta per fortuna non invasiva, qualche condensatore audiophile in parallelo ai condensatori di serie usati dal maestro e ho tirato via tutto. Anche in questo restauro, come nel caso del Prefono, mi ha assistito e ha fatto la parte da leone il nostro Giovanni Riccardi. Quindi abbiamo estirpato tutte queste ipotetiche migliorie audiofile che davanti ad apparecchi del genere sono una blasfemia, rimesso tutto come in origine, aiutati anche dalle belle foto che ci sono in questo articolo che ti fanno vedere esattamente il circuito. Quindi abbiamo potuto ripercorrere filo per filo, componente per componente e accertarci che fossero esattamente quelli usati qui. E lo erano per fortuna. Quindi tolte quelle aggiunte, i condensatori di bypass in parallelo, quello che c'era sotto è rimasto esattamente l'apparecchio originale. C'era qualche valore sballato nelle resistenze per i filamenti delle valvole, roba davvero di poco conto, queste resistenze si trovano facilmente, le abbiamo ripristinate. È stato necessario ritrovare le resistenze di potenza, le abbiamo trovate. Giovanni Riccardi ha procurato i condensatori originali che usava il maestro, che lui conosce bene e di cui ha ancora uno stock per sé, e quindi gentilmente li ha condivisi e insomma con poche manovre rispetto al Prefono abbiamo
velocemente restaurati i finali. Si noti, e poi ve lo farò vedere anche dal vivo, una volta staccata e tolta la corrente, una particolarità non tanto, diciamo, vendibile di questi apparecchi, ovvero il fatto che il fondo è scoperto. Che tutti gli apparecchi che lui realizzava poggiavano sul pavimento con questi triangolini di acciaio o di alluminio avvitati al fondo dello chassis aperto, e ciascuno di questi triangolini ospitava uno o più piedini. Quindi sotto all'apparecchio c'è aria e circuito, quindi se uno li lascia accesi e mette sotto la mano si prende in pieno tutta la tensione di alimentazione. Non proprio una cosa alle norme che conosciamo. Però ovviamente questo fa parte del progetto, questo fa parte del carattere degli oggetti, fa parte della loro originalità, quindi non li tocco, li lascio così e so che se non stacco la spina è meglio che non ci metta le mani sotto. Ora ci avviciniamo e vediamo come sono fatti per bene. Ecco qua. Quello che abbiamo è un push-pull di 845 pilotate da una 300B. Ogni stadio, come da tradizione di Sakuma, è accoppiato a trasformatori. Se andiamo nel dettaglio, possiamo spiegare esattamente che cosa sono tutti i ferri che vediamo qui. Allora, iniziamo dall'ingresso. Si entra con un potenziometro sul trasformatore d'ingresso Tamura STU001. Questo pone una caratteristica molto particolare e critica di questi finali, ovvero una bassissima impedenza d'ingresso, perché il primario di questo trasformatore e il relativo potenziometro hanno un'impedenza di 150 ohm. Come sappiamo, la maggior parte dei finali ha delle impedenze d'ingresso che gravitano tra i 10.000 e i 100.000 e anche oltre ohm. Questo fa sì che pilotare un affare del genere sia molto più simile a pilotare un diffusore che un finale. L'ordine di grandezza di 150 ohm è molto più vicino all'ordine di grandezza dell'impedenza di un diffusore che non a quella di un finale. Quindi cosa ci vuole? Un preamplificatore con un'impedenza di uscita estremamente bassa e una grande capacità di pilotaggio, quale appunto il Sakuma che sono abituato ad usare con loro, che è, come vi ho raccontato tante volte, molto più simile a sua volta ad un finale di potenza. Se ne esce con un trasformatore di uscita con un'impedenza di 16 ohm, adattissimo come finale, adattissimo a pilotare questi difficilissimi finali. Quindi potenziometro, trasformatore d'ingresso, andiamo sulla 300B, trasformatore di interstadio STU5K, andiamo nel push-pull delle 845. L'altra valvola che si vede là in fondo è una rettificatrice, una 5R4. Si occupa di spianare l'alta tensione per arrivare alla nodica di tutte le valvole. I filamenti di queste valvole, come da tradizione all'incirca del maestro, sono in alternata per quanto riguarda le valvole finali, quindi in questo caso le 845, e in continua per quanto riguarda la 300B, la driver. Il resto dei ferri che vediamo qui sono questi tre chiari, sono tre condensatori carte olio ad alta tensione. Questo qui è un trasformatore di alimentazione, sempre Tamura, e gli altri tre oggetti simili al trasformatore di interstadio sono degli induttori di potenza per il filtraggio sempre dell'alta tensione, sono sempre dei Tamura, sono degli A4004, usatissimi da Sakuma. Abbiamo il trasformatore di uscita là in fondo che è il Tamura F2021. Sul frontale cosa ci resta? Frontale o lato che dir si voglia, perché qui capire quale sia il frontale è difficile. Il maestro marchiava gli apparecchi su questo lato ed è presumibile che li usasse disposti longitudinalmente, nella maniera diciamo al contrario di come noi siamo abituati ad appoggiare le cose sui nostri scaffali. Davanti o insomma sul lato delle connessioni abbiamo l'ingresso, le uscite disposte in questo modo, con la massa e poi le varie impedenze per varie impedenze di diffusori e l'interruttore di accensione. Ciascuno di questi finali pesa la bellezza di 29 kg, 29 kg di materiale di estrema qualità. Ora,
Per far esprimere questi oggetti abbiamo bisogno di fare esattamente quello che faceva Sakuma, per capirli quantomeno. E per fare questo c'ho qui un Garrard 401, che era quello che usava lui, con lo specialissimo braccio Gray Research 108 che monta una Denon DL102 mono e sul piatto sta girando un disco mono. Questo era ciò che ascoltava Sakuma e questa è un'esperienza da brivido che quando si ripete davvero lascia la bocca aperta. Ci sono delle particolarità in questo suono, c'è un'immediatezza, una travolgente dinamica, una presenza che davvero ti fa sembrare di chiudere gli occhi ed essere davanti all'evento live. È pazzesco come per alcuni, e sottolineo per alcuni versi, andare così tanto indietro ci porti così tanto avanti nel realismo della riproduzione sonora. Non è un percorso facile, non è un percorso per tutti, ma è estremamente affascinante ed efficace soprattutto. Quindi partiamo dal mostro e andiamo nel preamplificatore fono Sakuma e da esso, come sappiamo, nei finali e nei diffusori Lotex, le Minstrel. Larga banda, quindi non utilizziamo i finali appunto nella configurazione di biamplificazione di un singolo diffusore, ma li usiamo come se fosse una coppia dual mono di una riproduzione mono. Quindi entrambi i diffusori faranno esattamente la stessa cosa, riproducendo un disco mono. Il disco che ho scelto è questo splendido Chico Hamilton Quintet featuring Buddy Collette, Pacific Jazz Records 1209. Un disco antico che ci farà sentire che cosa si era capaci di fare all'epoca e che cosa si è capaci di tirare fuori con un sistema del genere. Come al solito la registrazione è nelle mani di un microfono Rode, il Wireless Pro, e in questo caso è un microfono per l'appunto perché stiamo parlando di una ripresa monofonica, perciò per evitare problemi di cancellazioni di fase e via discorrendo metto un microfono al centro del punto di ascolto.